Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti, io sono Elisa e come ogni lunedì anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime. Vi ricordo inoltre che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare, diffondere consapevolezza, ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Ci sono persone che vivono in una realtà divisa, dove la verità si mescola continuamente con l'inganno. Raccontano storie, costruiscono illusioni e nascondono parti di sé dietro menzogne più o meno convincenti, come se fosse l'unico modo per proteggersi o sopravvivere in un mondo che non comprendono del tutto e dal quale si sentono altrettanto incomprese, per proteggersi da un mondo che non le fa sentire all'altezza. E ogni bugia all'inizio può sembrare innocua, ma quando si intreccia ad altre menzogne, all'improvviso tutto si ingarbuglia e questo intreccio pericoloso ad un certo punto inevitabilmente prende fuoco. Una piccola scintilla esplode in un incendio che diventa impossibile da domare, un fuoco che divora tutto ciò che ha attorno, un fuoco distruttivo esattamente come la rabbia di chi, come Stefania, ha sempre trovato negli altri le colpe per il vuoto che invece sentiva dentro di sé. Lì inizia il periodo più scivoloso, io non distinguevo più quali erano le mie bugie e qual era la realtà, non distinguevo più davvero niente. Questa è la storia di Stefania Albertani. Amici, per questo caso devo fare un piccolo disclaimer perché andremo a parlare tra le varie cose anche di un disturbo alimentare, quindi se questo tema è particolarmente delicato per voi, se state combattendo una battaglia personale, prendetevi cura di voi stessi, per favore non guardate questo video, io come sapete non mi offendo e vi aspetto lunedì prossimo. Prima di cominciare con l'episodio di oggi, datemi solo un minuto per parlarvi dello sponsor di questo video, Saily. Saily è un'app che, se vi capita di viaggiare, vi semplifica veramente la vita. È una di quelle cose che quando la provi dici ma perché non l'ho scoperta prima? In pratica con Saily, quando viaggiate all'estero, potete attivare una eSIM e scegliere il vostro piano dati ancora prima di partire, così evitate di spendere cifre da capogiro con il roaming. Funziona così: scaricate l'app, installate la eSIM in pochi passaggi e acquistate il piano giga per il paese o i paesi in cui state andando. E quando arrivate siete già online senza dover fare nulla, soprattutto senza dovervi mettere a cercare una SIM locale appena atterrati, magari stanchi dal viaggio, fare la fila o perdere tempo a capire quanti giga vi serviranno. Anzi, se siete come me e non avete mai idea di quanti giga vi servono, dentro l'app c'è anche un calcolatore. Selezionate che cosa fate di solito online e vi dà una stima del consumo. Noi l'abbiamo usata per il nostro viaggio a New York e ci siamo trovati benissimo. Zero stress e tutto super semplice. Quindi se state pianificando un viaggio, segnatevela perché è una di quelle piccole cose che vi cambiano davvero l'esperienza. Se volete provarla trovate qui il QR code o il link nella descrizione del video e usando il codice sconto ELISA avrete un 15% di sconto sul primo acquisto. Grazie Saily per aver sponsorizzato questo video e come sempre grazie a voi amici per il supporto al canale. E ora torniamo alla storia di oggi. Stefania Albertani nasce a Como il 9 maggio del 1983 e vive insieme alla sua famiglia a Cirimido, un piccolo comune appunto in provincia di Como. La sua famiglia è composta da sua mamma Alma e suo papà Luigi, suo fratello Silvano, che è il fratello maggiore, e infine sua sorella Maria Rosa, che ha solo un anno di differenza da Silvano, ma ne ha ben 13 di differenza da Stefania. È 13 anni più grande di lei. Si tratta di una famiglia, diciamo, abbastanza agiata. Gli Albertani stanno bene e possono permettersi un buon tenore di vita e questo grazie all'impresa edile di famiglia, una piccola impresa che però funziona bene e appunto permette agli Albertani un bello stile di vita. Piccola impresa, dignitosa, lavori più che altro per privati, non pubblici, non grandi operazioni commerciali, quindi si viveva e si viveva bene, non mi mancava niente, anzi anche abbastanza viziata. La loro è una famiglia molto unita, sebbene con le loro, diciamo, difficoltà. All'interno della famiglia, stando a quello che racconta Stefania, non c'è molta comunicazione e c'è anche qualche tensione tra i genitori Luigi e Alma. All'apparenza è una famiglia comunque
normale, serena, che in realtà nascondeva qualcosa di più. Non c'è mai stata molta comunicazione nella nostra famiglia, diciamo che non era lo sport principale. Luigi è il classico padre di famiglia dedito al lavoro, molto solido, molto deciso. Quando decide qualcosa non c'è modo di convincerlo a rivedere la sua idea. Stefania lo definisce un testardo di prima categoria. Mamma Alma invece è una donna un po' fragile, insicura e molto ma molto gelosa del marito. Non è chiaro se effettivamente il marito abbia avuto delle scappatelle. Fatto sta che Alma lo pensa ed è costantemente spaventata dal fatto che possa averne. Da questo ovviamente ne derivano litigi e parecchia sofferenza, soprattutto appunto da parte di Alma. Sofferenza che inevitabilmente ricade su Stefania, che è la figlia più piccola e che è quella che più di tutti si fa carico di quei problemi che in realtà non sono suoi e non dovrebbero mai ricadere su di lei, ma è inevitabile che questo accada. Io ero quella che rispetto a mio fratello e mia sorella stava molto di più a casa essendo la più piccola, quindi io assorbivo come una spugna tutto quello che succedeva. Mamma era la parte più fragile, a me era la parte più fragile, più debole. Io ho più che altro ricordi di una mamma che piange, che non ha mai accettato fondamentalmente di avere una malattia che è comunque comune, non fa così tanta paura la parola depressione. Il problema è che io a un certo punto sono arrivata a farmi carico di quei problemi che invece non erano miei. Secondo Stefania, sua madre soffriva di depressione, ma senza mai averla definita tale, perché soprattutto in quegli anni e in quella generazione il disagio psicologico era un tabù. Non se ne parlava, non si dava un nome alle cose, non si esploravano i disagi, si faceva finta di nulla e si andava avanti senza curarsi del male che ricade inevitabilmente non solo sul soggetto sofferente ovviamente, ma anche su tutti quelli che gravitano intorno a lui, soprattutto ovviamente i figli. Quindi mamma Alma vive questi disagi e non è particolarmente affettuosa con i figli, è sopraffatta dalle sue stesse difficoltà e anche, come dicevo, particolarmente in conflitto con il marito. Inevitabilmente Stefania sviluppa sempre di più un rapporto conflittuale con lei. È come se Stefania la colpevolizzasse per essere così tanto fragile, così passiva, invece di agire, di fare qualcosa, di prendere una decisione, per esempio quella di divorziare dal marito, no? Prendendo una posizione. Stefania quindi si allontana via via da sua madre e si avvicina sempre di più a sua sorella Maria Rosa, che diciamo è un po' come una seconda madre per lei, un po' per la differenza d'età, ma anche perché è proprio il suo punto di riferimento. Poi Maria Rosa è quella che spesso la va a prendere a scuola e spesso fa proprio le veci dei genitori quando loro sono impegnati. Fino all'adolescenza è stato un rapporto credo normale. Mi veniva a prendere a scuola, poi qualcosa si è rotto, ho alzato un muro. Ho alzato un muro perché per me lei era l'ostacolo tra me e l'affetto di papà. E un po' mi sentivo inferiore a lei era quella che riusciva comunque a avere il suo bel fisico, avere una vita normale, quella che io non avevo. Quindi ho cominciato a tagliarla fuori. Stefania da bambina comunque è molto chiusa, ha pochissimi amici, fatica a socializzare e odia anche andare a scuola, sia perché in generale non le piace proprio andare a scuola, non le piace studiare, sia perché in classe si sente esclusa, sia alle elementari sia anche successivamente. Lei si sente diversa dagli altri e questa sensazione la porterà sempre di più a chiudersi in se stessa, a chiudersi proprio nel suo mondo. E dall'età di 9 anni purtroppo comincia a sviluppare una forma di bulimia che la porta ad aumentare drasticamente di peso, facendola arrivare a pesare ben 130 kg nell'adolescenza. E secondo me è interessante soffermarci su questo disturbo alimentare perché non è solo un comportamento, ma qualcosa che racconta molto di quello che stava succedendo dentro di lei, che racconta molto di come si sentiva, di come gestiva le emozioni e di come gestiva il dolore anche quando magari non riusciva a esprimere queste cose a parole.
La bulimia nervosa è un disturbo del comportamento alimentare che ruota intorno ad un ciclo molto specifico. Ci sono momenti in cui si mangia in modo compulsivo, spesso velocemente e anche con la sensazione di non riuscire a fermarsi, e subito dopo arriva un bisogno urgente di, diciamo, di rimediare. Questo solitamente si traduce in vomito autoindotto, digiuno, uso di lassativi o un eccessivo esercizio fisico. Comunque, appunto, la buffata viene seguita da un qualche comportamento riparatorio. A questo si aggiunge quasi sempre un senso di colpa molto, molto forte, insieme anche a una vergogna, una frustrazione, che però non fanno altro che alimentare di nuovo questo ciclo. Il punto è che in realtà la bulimia, così come ogni disturbo del comportamento alimentare, non riguarda solo davvero il cibo diventa più che altro uno strumento, un modo per gestire qualcosa dentro di noi che è difficile da sostenere. Durante una buffata, per esempio, molte persone descrivono una sorta di spegnimento. Per un attimo si smette di sentire ansia, sentire tristezza, rabbia o vuoto. È come se quel momento riempisse uno spazio interno che altrimenti farebbe troppo male. Stefania infatti lo descrive proprio così. Lei, abbuffandosi, riempie il vuoto che sente dentro. Detestavo stare sui libri, ero svogliata, mi trovavo anche male, non riuscivo comunque ad avere relazioni con gli altri compagni, mi sentivo isolata, mi sentivo diversa. Era già il periodo in cui avevo cominciato a sviluppare qualche piccolo problema con l'alimentazione, quindi col peso. Quindi mi sentivo tagliata fuori e automaticamente mi tagliavo fuori. Per cui ho cominciato a ingrassare all'inverosimile fino ad arrivare a quasi 130 kg intorno all'adolescenza. E diciamo che non è stato semplice. Non riuscivo a tenere sotto controllo quella fame smodata, non riuscivo a stare lontana dal cibo, un po' mi faceva male questa cosa che comunque nessuno si accorgesse che poi io a un certo punto ho cominciato a mangiare e vomitare quello che mangiavo. Qualunque cosa potessi mangiare, dolce, salato, era indifferente. Non ero più in grado di fermarmi, era una strada in discesa. Riempivo il vuoto con qualunque cosa di commestibile potessi ingerire. Il vuoto che sentivo attorno. Ed è anche interessante il fatto che in psicologia esiste una linea di pensiero abbastanza consolidata che mette in relazione i disturbi del comportamento alimentare con le prime relazioni affettive, in particolare quella con la figura materna. L'idea di base è che il rapporto con la madre o con chi si è occupato principalmente della cura è il primo contesto in cui si costruiscono il senso di sé, il rapporto con i bisogni e la capacità di regolare le emozioni. Se questa relazione è stata conflittuale, ambivalente o poco sintonizzata, può creare una difficoltà nel riconoscere che cosa si prova davvero e di conseguenza una difficoltà nel gestire stati emotivi particolarmente intensi. In questo senso, infatti, il cibo può diventare uno strumento di regolazione perché va a inserirsi in un sistema più ampio legato al nutrimento, al controllo e proprio al rapporto con il proprio corpo. Stefania infatti ha un rapporto molto conflittuale con sua madre, come abbiamo visto. Ma nonostante lei mangi appunto moltissimo e metta su tutto questo peso, nessuno, a detta sua, nella sua famiglia, si pone il problema. Cioè nessuno sembra preoccuparsi di questa cosa. Lei stessa racconta che sua madre, Alma, semplicemente le diceva: "Hai fame? Mangia." Stefania arriva così, come vi dicevo, a sfiorare i 130 kg e si vergogna di se stessa, si vergogna del suo corpo, così tanto da non volersi neanche mostrare in pubblico, non vuole mostrarsi nel paese. E a questo punto succede qualcosa all'interno della dinamica familiare di Stefania. Inizia ad incrinarsi il rapporto tra lei e sua sorella Maria Rosa. Stefania inizia a vedere Maria Rosa come un problema, nel senso che Maria Rosa ai suoi occhi è una vincente, è tutto quello che lei non riesce a essere. Innanzitutto è magra, va in palestra tutti i giorni,
ha disciplina, lei ha proprio costanza. Se si mette in testa di perdere 1 chilo alla settimana, Maria Rosa perde 1 chilo alla settimana, mentre invece Stefania non ci riesce, non ha controllo sul suo corpo. Maria Rosa poi è più grande, ovviamente ha la sua vita, ha i suoi amici, mentre invece Stefania no. Stefania si sente vuota, non riesce neanche ad uscire di casa senza vergognarsi, si sente sempre più diversa e piano piano inizia a sviluppare appunto una forte invidia nei confronti di sua sorella, che individua come l'ostacolo tra lei e l'affetto di suo padre. Queste sono proprio le sue parole esatte. Per me lei era l'ostacolo tra me e l'affetto di papà. Stefania quindi si sente sempre più sola, sempre più incompresa, insoddisfatta e passa tutto il suo tempo nella sua camera, tranne quando a volte, per passare il tempo, va con il padre e con il fratello nei cantieri. Vi ricordate, loro hanno un'impresa edile. Ad un certo punto il padre comincia a farle pressioni affinché lei si iscriva ad un istituto privato per geometri e lei lo fa, anche se lo frequenta controvoglia e si sforza di studiare solo per senso del dovere e per rendere in qualche modo fiera la sua famiglia. Però, nonostante tutto, riesce a diplomarsi con il massimo dei voti. Papà mi accompagnò a vedere quello che era stato l'istituto anche di mio fratello, lui fece le serali perché comunque lavorava, solo che io lì mi ritrovai a firmare il foglio di iscrizione e io in quel momento non ho saputo dire di no, volevo che fossero orgogliosi. Poi un giorno succede qualcosa che per Stefania è un po' un punto di rottura, ovvero Maria Rosa, sua sorella, un giorno annuncia alla famiglia che andrà a vivere da sola insieme ai suoi gatti, in un piccolo chalet in affitto. Questo per la famiglia è un annuncio molto felice, cioè sono tutti felici per lei, tutti tranne Stefania, che vive questa notizia come un affronto, cioè cade proprio in un baratro. Infatti quando Maria Rosa dà questa notizia, la famiglia è a tavola, stanno mangiando e la reazione di Stefania è proprio quella di lasciar cadere la forchetta, alzarsi e andarsi a chiudere in camera sua. Stefania si sente fuori di sé, è arrabbiata con Maria Rosa perché sta facendo qualcosa per l'ennesima volta che lei vorrebbe fare ma che non riesce a fare. Lasciare Cirimido e fuggire da quella realtà di paese che per lei è così opprimente. Anche se, vabbè, c'è da dire che Maria Rosa sta andando a vivere a Guanzate, che non è proprio una metropoli, però vabbè. Per Stefania, Maria Rosa è tutto ciò che lei vorrebbe essere. È solare, aperta, capace di attirare le persone, attirare simpatia, affetto. Stefania, al contrario, come vi dicevo, è molto chiusa, è spesso di cattivo umore, inquieta. Lei, a differenza di me, aveva trovato una scelta e aveva avuto il coraggio di farla quella scelta. Io rimanevo ancorata nel mio buco nero. E l'unica cosa che possiede in più di sua sorella è quel diploma che infatti sbatte in faccia a Maria Rosa ogni volta che può. Stefania dà a Maria Rosa della stupida, dell'ignorante, al contrario suo, che invece appunto si è diplomata con il massimo dei voti. Maria Rosa invece si è fermata alla terza media, non ha continuato a studiare. Ma quello che Stefania in realtà sta facendo non è altro che spostare la sua rabbia, la sua frustrazione su Maria Rosa, che ha individuato come il bersaglio perfetto, proiettando su di lei tutto quello che in realtà Stefania pensa di se stessa. A un certo punto io ho smesso di guardarla, ho smesso ho alzato un muro. Per me lei era diventata invisibile, perché pensavo che tenendola lontana sarebbero spariti poi tutti comunque gli stati d'animo brutti, le invidie, che mi sarei sentita meno inutile, meno schifosa nel guardarmi allo specchio. In realtà è sparita lei, ma gli stati d'animo sono rimasti. E semmai sono andati via via peggiorando.
Il motivo principale per cui Maria Rosa decide di trasferirsi e di andare a vivere da sola, infatti, è proprio questo, cioè lei non ne può più del modo in cui Stefania la tratta. Nel 2004 poi abbiamo un altro avvenimento importante per la famiglia Albertani. Il padre, Luigi, quell'anno viene colpito da un malore, ha un infarto e purtroppo questa non è la prima volta che succede, anzi Luigi si sente male sempre più spesso e ogni volta la paura si fa sempre più grande. Questa volta infatti qualcosa scatta in lui, capisce di non voler più perdere tempo, capisce di voler ricostruire il rapporto con sua moglie Alma, che da tempo si era ormai logorato, ed effettivamente da quel momento in poi le cose cambiano. Luigi e Alma ritrovano una complicità inaspettata e il clima in casa si fa molto più sereno. Ma questo ennesimo malore porta anche ad un altro cambiamento. Luigi si rende conto che è arrivata l'ora per lui di andare in pensione, è arrivato il momento di ritirarsi e di lasciare le redini dell'attività di famiglia a qualcun altro. Però Silvano, il figlio maschio, secondo lui non ha la stoffa del leader. Lui già ci lavora nella ditta di famiglia, ma secondo il padre è più tagliato per il lavoro sul campo, per gestire i cantieri. Maria Rosa invece ha un altro lavoro, lei fa l'operaia in un calzaturificio, però si trova bene lì e non ha intenzione di cambiare. Di conseguenza la scelta ricade proprio su Stefania, che a questo punto ha poco più di 21 anni e non ha idea di come si manda avanti un'azienda, né tantomeno è pronta a prendersi carico di questa enorme responsabilità, però, non vedendo altra scelta, accetta. Finita la scuola poi si decide di aprire questa società tra me e mio fratello, che poi sarebbe servita comunque a rilevare la piccola azienda di papà e riuscendo a mandarlo in pensione. Si arrivava da un'azienda che negli ultimi anni non era andata molto bene, quindi ci accogliamo più che altro debiti malgrado, partendo con i cantieri un po' più grandi. Io ero troppo piccola, ero troppo ingenua e non ero preparata ad essere l'amministratore unico di una società. Potevo arrangiarmi per quella che era la piccola contabilità, ma poi per il resto io non ero in grado, non avevo le competenze. Tant'è vero che poi nel giro comunque di 2 anni siamo crollati. A lei infatti viene intestata la quota di maggioranza dell'impresa edile, il 51%, mentre il restante 49% va a Silvano. E in realtà in un primo periodo le cose sembrano anche andare bene. Stefania è anche contenta di questa responsabilità perché ovviamente si sente finalmente vista, si sente un po' più padrona della sua situazione, ma poi le cose iniziano a precipitare. Da questo momento in poi è come se una palla di neve iniziasse a rotolare giù da una montagna, facendosi sempre più grande fino a travolgere tutto. Stefania appunto non ha nessuna esperienza né competenza nell'amministrazione di un'impresa e si vede. Nel giro di poco tempo infatti l'attività comincia ad andare in perdita per via dei tanti errori. Stefania gestisce male gli appuntamenti, le scadenze, i pagamenti e inizia anche a prendere decisioni poco ponderate e a fare spese fuori controllo. Quindi pagamenti sbagliati nei confronti dei fornitori, bisognava gestirli in altro modo, e operai pagati in nero. Io pensavo stupidamente di riuscire a sistemare le cose da sola. Arrivare a dire mi hai affidato un compito così grande, c'è stato un problema, non me l'hai affidato per niente, sei stato bravo ad affidarmelo, perché io alla fine il problema l'ho risolto. Volevo dimostrargli che ero all'altezza del compito che mi aveva affidato. La situazione finanziaria diventerà così grave che il padre sarà costretto a ipotecare la casa pur di tentare di salvare l'impresa. Stefania si sente sempre più stressata e sempre più sotto pressione, ha paura di deludere le aspettative dei suoi familiari e per lei quel lavoro è diventata la sua prigione. E da questo momento in poi Stefania, che
se ci pensate, è sempre stata abituata a chiudersi in se stessa, a vivere nel suo mondo, inizia a costruirsi letteralmente un mondo tutto suo, nella sua testa, un mondo fatto di bugie. Stefania è una bugiarda seriale, mente in modo compulsivo e costruisce proprio interi castelli di bugie, di verità alternative che vanno a sostituire la realtà e diventano la sua realtà. E mente su qualsiasi cosa. Arriva addirittura a inventarsi una relazione importante con un uomo, a dire di essere rimasta incinta di quest'uomo e di essere stata lasciata e di conseguenza a questo di aver perso il bambino che portava in grembo. Ma è tutto finto, capite? Non è vero nulla. Ma lei ormai è incastrata in questo vortice di bugie in cui una bugia copre l'altra e è impossibile per lei fermarsi. E inventa anche scuse su scuse per minimizzare il disastro finanziario dell'impresa di famiglia, ma in tutto questo disastro non chiede mai aiuto al padre che magari avrebbe potuto salvare la situazione. Il tutto sfocia in un conflitto familiare sempre più acceso che coinvolge soprattutto Stefania e suo fratello Silvano. Silvano infatti accusa Stefania di utilizzare il denaro dell'azienda per le proprie spese, anzi la accusa proprio di dilapidare i fondi per acquistare continuamente beni di lusso e vestiti di lusso in modo compulsivo. Ma in realtà era una cosa fine a se stessa, era una cosa per essere vista. Avevo un delirio di onnipotenza che la metà era abbastanza. E da lì è cominciata la discesa, quel delirio di onnipotenza è diventato la mia prigione. Potevano essere scarpe, potevano essere borse, potevano essere bracciali, non mi interessava, non era l'oggetto in sé, era lo status che rappresentava. Lì inizia il periodo più scivoloso, io non distinguevo più quali erano le mie bugie e qual era la realtà, non distinguevo più davvero niente. Ed effettivamente è vero che Stefania fa acquisti di lusso in modo compulsivo, ma lei nega di farlo con i soldi dell'azienda, cioè lei ancora oggi sostiene di aver utilizzato i suoi soldi personali e mai quelli dell'azienda. Il mio stipendio, quello che veniva versato regolarmente da amministratore, quello sì, soldi dell'azienda no. Fatto sta che le tensioni sono così forti che Silvano deciderà di interrompere i rapporti con l'intera famiglia e questo è un vero dramma per Stefania, è una perdita perché, come vi dicevo, lei si sentiva molto legata a suo fratello e dopo 3 anni di mala gestione l'impresa è costretta a dichiarare fallimento. Stefania a questo punto si sente mancare la terra sotto i piedi ed è costretta ovviamente a trovarsi un altro lavoro, ma trova solo lavoretti di fortuna o lavori molto brevi perché ovunque vada combina danni. Per farvi un esempio, ad un certo punto un costruttore edile le affida il ruolo di consulente e anche lì lei in realtà è geometra, giusto? Però si spaccia per un'architetta. Vabbè, comunque lei accetta questo lavoro, ma anche lì produce consulenze totalmente inventate, autorizza appalti e operazioni che non sono sicure, insomma, a momenti manda in fallimento anche questo tizio. Allo stesso tempo, per coprire tutti i debiti che si sono accumulati, gli albertani sono anche costretti a vendere la casa di famiglia, che sarebbe anche la sede, nonché un po' una specie di deposito dell'azienda, e decidono di dare una parte del ricavato della vendita della casa a Maria Rosa, che non ha mai chiesto aiuto economico ai genitori, è sempre riuscita a sostenere le sue spese da sola nonostante il lavoro umile che svolge, quindi diciamo che i genitori le fanno questo regalo che lei vorrebbe utilizzare per comprare lo chalet dove vive, così da smettere di pagare l'affitto. Immaginate tutto questo cosa possa significare per Stefania, che già non sopportava i successi di Maria Rosa prima, che già la percepiva come l'ostacolo
tra lei e l'amore di suo padre. Ora addirittura vede i genitori che, nonostante le enormi difficoltà economiche che tra l'altro lei stessa ha causato, non solo vogliono dare dei soldi a Maria Rosa, ma le permettono di comprare una casa, così da avere l'ennesima stabilità in più, così da andare ancora più avanti nella sua vita. Perlomeno questo è quello che Stefania sente dentro di sé, e tutto questo per lei è insopportabile e non può accettarlo. L'importante per me era mantenere integro quel castello di bugie che mi serviva a tenere staccati i due mondi. Quindi mi permetteva davanti agli altri di avere una normalità che era una normalità che poteva valere per tutti, e mi permetteva di tenere preservato quello che era il mio mondo, quello della normalità, dove io non avevo più la percezione di niente, avevo perso completamente il controllo. Stefania infatti si oppone, non ne vuole sapere, lei non vuole che la casa di famiglia venga venduta, perché se non si vende la casa di famiglia i genitori non possono dare i soldi a Maria Rosa e lei non può comprarsi lo chalet. In tutto ciò, tra l'altro, Maria Rosa, nell'arco di questa situazione disastrosa finanziaria che non ha creato neanche lei, si è sempre resa disponibile nell'aiutare non solo la famiglia in generale, ma anche proprio Stefania stessa, dandole addirittura accesso al suo conto bancario personale dove ci sono tutti i suoi risparmi che Stefania dilapida senza farsi nessuno scrupolo. Maria Rosa, agli occhi di Stefania, ha la colpa di viversi la sua vita, di essere felice. Peccato che Stefania non sappia che la vita di Maria Rosa in questo momento non è proprio felice come si immagina lei. Maria Rosa infatti si è legata ad un uomo che è impegnato, un uomo che ha una famiglia, dei figli, uomo da cui Maria Rosa è rimasta incinta e che l'ha praticamente costretta ad abortire. Quindi è un momento molto doloroso per Maria Rosa, ma questo Stefania non lo sa perché nessuno gliel'ha detto, a lei non importa, e comunque appunto poco importa perché lei è ormai completamente accecata dalla rabbia, una rabbia che in primis è verso se stessa, ma che lei, come abbiamo detto prima, sposta e proietta su sua sorella. Ma purtroppo tutta questa dinamica non viene notata dai genitori. Infatti, addirittura il papà Luigi decide di affidare la gestione della vendita della loro casa proprio a Stefania che non vuole assolutamente che questa casa si venda. A quel punto io credevo di aver sviluppato talmente tanta rabbia. Più io urlavo che il dissesto della società è vero che era colpa mia, ma più io tentavo di spiegare che non era una cosa comunque cosciente, consapevole, più mi sentivo dire che non era vero. Quindi a quel punto non mi interessava più salvare, ma a quel punto volevo affondare. Ovviamente quindi Stefania fa di tutto per sabotare questa vendita e ha un piano ben preciso in mente. Sempre attraverso i suoi 1000 complicatissimi castelli di bugie, lei intende temporeggiare, intende prendere abbastanza tempo affinché la casa possa finire in mano alle banche, perché nella sua testa c'è solo un pensiero: se fallisco io, devono fallire tutti. Così si mette a inventare falsi acquirenti, inventa insomma nuove bugie, tanto che persino il commercialista con cui lei si rapporta inizia a capire che qualcosa non va e infatti se ne chiama fuori. Il problema è che si facevano avanti un sacco di squali, ovviamente come succede sempre, quindi offrivano cifre troppo basse. A quel punto io credo di aver toccato il fondo. A quel punto io ero talmente fuori, talmente disconnessa dalla realtà, che a quel punto ho preso in mano io la situazione, fingendomi addirittura di essere un avvocato interessato all'acquisto della casa. A questo punto le bugie di Stefania si evolvono, si digievolvono, diventano ancora più contorte, nel senso che Stefania addirittura inventa una persona. Lei crea questa fantomatica avvocata Frigerio che, a detta sua, farebbe da tramite per un suo cliente, cioè un cliente dell'avvocato interessato all'acquisto. Cioè, capito,
Stefania dice al padre: tranquillo, guarda, c'è il cliente di questa avvocata Frigerio che è interessato, però sai, siamo in trattativa, ci vuole un attimo di tempo. E appunto in questo modo prende sempre più tempo, perché magari organizza degli appuntamenti a cui questo cliente dell'avvocato Frigerio non si presenta, cose così. Cercavo solo di tirare in là questa benedetta vendita, non volevo che si arrivasse al limite, volevo che ci mettessero sopra le mani le banche, volevo che la storia finisse lì, perché pensavo che arrivata lì la questione sarebbe finita. Invece era il punto di non ritorno. Ma ritardando la vendita della casa dei suoi genitori, chiaramente viene ritardato anche l'acquisto dello chalet di Maria Rosa, perché se non si vende la casa, lei non può comprare lo chalet. Quindi Stefania deve anche gestire il proprietario dello chalet e anche lui vuole delle risposte e spesso, spazientito, chiede a Stefania di poter parlare direttamente con suo padre, Luigi, al che, da un certo punto in poi, Stefania gli dice: guardi, non può parlare con mio papà perché ci ha lasciati, è morto. Ovviamente questa è un'altra bugia, a cui però il proprietario dello chalet non sembra credere molto. Stefania infatti ha il terrore che il proprietario dello chalet si presenti direttamente a casa dei suoi genitori e scopra così tutte le bugie, in primis il fatto che suo padre non sia morto. Quindi che cosa fa? Convince i suoi genitori del fatto che non possono più rimanere in quella casa, devono andarsene, perché sono in pericolo. C'è qualcuno che li minaccia e che potrebbe andarli a cercare a casa. Quindi li convince a trasferirsi dall'oggi al domani in un altro appartamento, un appartamento in affitto che lei trova a Cadorago, un paesino poco distante da lì, e loro ci vanno. E qui viene da chiedersi: come hanno fatto i genitori a crederci? Cioè loro che non avevano neanche un nemico nella vita, cioè non si sono fatti delle domande, non si sono chiesti perché mai qualcuno dovrebbe volerli minacciare, perché mai dovrebbero trasferirsi in un'altra casa dal giorno alla notte. Cioè viene, no, da chiedersi come hanno fatto a non capire che Stefania aveva bisogno di aiuto. Questo non si sa, amici. Stefania racconta che probabilmente i suoi genitori a quel punto erano solamente molto molto stanchi, esausti, non sapevano più come avere a che fare con lei e non hanno potuto fare altro che assecondarla. Erano arrivati al punto che anche loro non ce la facevano più, quindi qualunque cosa gli veniva detta sono riuscita a convincerli, perché anche lì dovevo salvare il mio castello ben strutturato di bugie, quindi dovevo allontanarli da lì. Qualcuno che però si accorge del fatto che qualcosa non va, del fatto che Stefania stia perdendo sempre di più il contatto con la realtà e la ragione, c'è, e quella persona è Maria Rosa. Eravamo nella casa di Cirimino e io e lei abbiamo litigato. Abbiamo litigato perché lei mi ha puntato il dito contro. Ma mi ha puntato il dito contro non per cattiveria, e voleva aiutarmi. E mi aveva spiattellato la verità così com'era. Mi stava dicendo che io non stavo bene, mi stava dicendo che il mio era un mondo disconnesso, mi stava portando via la mia realtà, mi stava portando via il mio castello di bugie. Aveva minacciato di parlare con papà se non lo facevo io da sola. Arriviamo così al 12 maggio del 2009. Sembra un giorno come un altro, se non fosse per il fatto che Maria Rosa sembra scomparsa. Non risponde al telefono, non risponde ai messaggi, a casa non c'è e nessuno ha idea di dove sia finita. Maria Rosa è una persona molto tranquilla, conduce una vita ordinaria, quindi è strano che appunto non si faccia trovare, cioè ha una vita molto prevedibile, abitudinaria, infatti tutti sono molto preoccupati per lei, ma poi ad un certo punto arriva una lettera che spiega perché Maria Rosa non si trovi. Questa lettera è scritta al computer, ma è scritta da Maria Rosa e quello che confessa in questa lettera è scioccante. In questa lettera lei confessa di aver rubato alla famiglia una grossa somma di denaro e si prende tutta la colpa per
il fallimento dell'impresa, ma rassicura la famiglia dicendo di essersi allontanata solo per un po', per stare con se stessa, per riflettere, e scrive proprio di voler stare un po' lontana per godersi i soldi che ha rubato. E in fondo alla lettera poi c'è la sua firma. Poco tempo dopo arriva una seconda lettera, sempre uguale, cioè sempre scritta al computer con la firma di Maria Rosa e sopra ci sono scritte più o meno le stesse cose, anche se il tono è sempre molto freddo, quasi impersonale. Infatti i genitori sono straniti, cioè tutto questo è stranissimo. Maria Rosa non si esprimerebbe mai così, ma poi non è da lei rubare i soldi e scappare per goderseli. Ma che cosa significa? Questa non è una cosa che Maria Rosa farebbe mai, è più qualcosa che Stefania farebbe. Stefania infatti è l'unica che crede ciecamente a quelle lettere e che sembra tentare di convincere tutti che deve essere stata proprio la sorella a scriverle, a rubare i soldi e bisogna semplicemente lasciar perdere e andare avanti. Da qui le cose si fanno ancora più strane. L'8 luglio, quindi ben 2 mesi dopo la scomparsa di Maria Rosa, Stefania si presenta alle autorità con una denuncia di scomparsa, direte voi. E invece no. Stefania si presenta alle autorità con una querela contro Maria Rosa per appropriazione indebita e truffa. In questa querela lei sostiene che Maria Rosa si sarebbe impossessata di circa 100.000 euro, scomparendo subito dopo e causando in questo modo il grave danno economico alla famiglia che già era in difficoltà finanziarie. Questa denuncia però fa storcere il naso ai carabinieri perché Maria Rosa è scomparsa a maggio. Perché aspettare fino a luglio per rivolgersi alle autorità? E perché denunciare per truffa invece che segnalare direttamente la sparizione della sorella? Qualcosa non quadra e così scattano le indagini che vengono subito indirizzate verso l'ambiente familiare e verso tutta la questione economica. I carabinieri scoprono subito qualcosa che li fa insospettire ancora di più, ovvero che dopo la scomparsa di Maria Rosa sono stati effettuati diversi prelievi utilizzando la sua carta di credito postale, prelievi e acquisti per oltre 3.000 euro e in particolare il 19 giugno, quindi circa un mese dopo la scomparsa, era stata effettuata con sempre la stessa carta una ricarica telefonica di 10 euro sull'utenza, cioè sul cellulare di sua sorella Stefania. Diversi testimoni e impiegati delle poste confermeranno anche che Stefania si recava spesso allo sportello utilizzando proprio quella carta di Maria Rosa. Stefania Albertani viene quindi inserita nel registro degli indagati con l'ipotesi di sequestro di persona ai danni appunto della sorella. Le indagini proseguono e il giorno successivo viene disposta la perquisizione dell'abitazione dove Stefania vive insieme ai genitori. Il 14 luglio quindi i carabinieri si recano nella vecchia casa degli Albertani che era stata pignorata con il fallimento dell'azienda e questo in realtà è un sopralluogo d'ufficio, quasi una formalità e tutto sembra normale finché nel cortile sul retro gli agenti notano un telo pesante, un telo fissato con delle pietre e dei mattoni che copre tutta una porzione di terreno. Nell'aria c'è un odore che per le autorità è inconfondibile, è l'odore di un corpo in decomposizione. Infatti, quando sollevano il telo, sotto ci trovano dei resti umani carbonizzati e le analisi forensi confermano quello che tutti già sospettavano. Quello è il corpo di Maria Rosa. L'autopsia condotta dalla dottoressa Cristina Cattaneo e dalla dottoressa Marina Caligara, insieme all'entomologo Stefano Vanin, rilevano che la morte è avvenuta orientativamente nelle prime settimane di maggio. I resti però sono talmente deteriorati che è impossibile definire con certezza la causa della morte. Però vengono rilevate delle tracce di benzodiazepina e promazina e il fatto che fossero rilevabili anche nei tessuti molli ci indica che erano ancora in circolo
al momento della morte. Vi leggo testualmente una parte degli atti giudiziari. La salma dell'Albertani è in via di grande probabilità stata incendiata con benzina in posizione supina nel luogo del ritrovamento. È bruciata in poco tempo, in media 10-20 minuti. La decomposizione è avvenuta successivamente. La causa della morte, per lo stato di elevata decomposizione e carbonizzazione, non è determinabile. Le indagini antropologiche, istologiche e microscopiche non hanno rilevato lesioni di natura traumatica correlabili al decesso. La presenza di tracce di benzodiazepine e di promazina in tutti i tessuti molli testati dà atto solamente della loro presenza in circolo al momento della morte. È da escludersi, in via di grande probabilità, che tali sostanze possano aver portato al decesso, e invece è evenienza probabile che la loro presenza in circolo possa aver influito sulle capacità psicomotorie e reattive dell'Albertani. Quindi, secondo le autorità, qualcuno avrebbe somministrato quelle sostanze per stordire Maria Rosa e per poi toglierle la vita. E una volta uccisa le avrebbe appunto dato fuoco. I sospetti delle autorità nei confronti di Stefania non fanno altro che aumentare quando scoprono che tutti i problemi finanziari della famiglia erano stati causati da lei, ed è chiaro per loro che Stefania abbia tentato di attribuire la colpa dei suoi guai a Maria Rosa anche dopo la sua morte, addirittura denunciandola per truffa. Durante la perquisizione dell'auto di Stefania, tra l'altro, le autorità trovano i documenti di Maria Rosa, compresa la sua tessera Avis, perché lei donava il sangue. Tutti questi documenti danneggiati dalle fiamme, e viene anche rinvenuto in camera sua anche un documento scritto al computer ma con la firma del fratello di Silvano, che però è scritto con gli stessi identici caratteri delle lettere scritte da Maria Rosa. Vi ricordate quelle in cui lei confessava di aver rubato i soldi e di essere scappata via? Ed è chiaro a questo punto che fosse abitudine di Stefania realizzare questi documenti falsi e falsificare le firme, esattamente come aveva scritto lei quelle lettere fingendosi Maria Rosa e aveva poi al fondo falsificato anche la sua firma. Scrivo delle lettere a firma di Maria Rosa in cui spiego che effettivamente dei soldi dalla società sono spariti, che era stata lei a prenderli perché era riuscita comunque in qualche modo a manipolarmi e che se n'era andata, semplicemente. Quindi nella mia testa c'era già l'idea che lei dovesse sparire, e per sparire doveva morire, però non ce la facevo. L'idea di farle male. I tabulati telefonici di Stefania e Maria Rosa, tra l'altro, confermano che le sorelle sono state insieme fino alle ore 21:01 dell'11 maggio, ultima sera durante la quale Maria Rosa è stata vista viva. Stefania, quindi, era stata l'ultima persona ad essere stata con lei prima che sparisse. Veniamo ora alla ricostruzione che è stata fatta dalle autorità con l'aiuto sia dei testimoni sia dei racconti che successivamente farà la stessa Stefania. Maria Rosa viene vista viva per l'ultima volta la sera dell'11 maggio 2009, quando, come di consueto, passa dalla nuova casa dei genitori per salutarli dopo il lavoro. Secondo la ricostruzione, Stefania quella sera convince la sorella a uscire con lei con un pretesto. Le fa credere che debbano incontrare la fantomatica avvocatessa Frigerio, che come sappiamo è un personaggio inventato da lei, che non esiste. Stefania conduce Maria Rosa presso l'abitazione di Cirimido, quella in cui poi verrà ritrovato il suo corpo, e qui in qualche modo le somministra le benzodiazepine e la promazina, insomma gli psicofarmaci, in quantità tali da indurre Maria Rosa in uno stato confusionale. Tracce di questa sostanza vengono ritrovate anche nella cucina della casa, dove è stata sequestrata una ciotola contenente residui di lorazepam, quindi probabilmente Stefania gliele avrà messi in qualcosa da bere o da mangiare. Dico probabilmente perché ad oggi non si sa con certezza. Stefania dice di non avere ricordo di quello che è successo, ha delle lacune, non ricorda bene tutto. Infatti quando poi è iniziato tutto
il meccanismo per cui sono arrivati i carabinieri, perché comunque era sparita da troppo tempo, per cui una segnalazione era arrivata, io continuavo a dire di non sapere niente. E l'assurdo è che in quel momento io stavo dicendo la verità, perché non l'avevo completamente rimosso. Stefania poi tiene la sorella in queste condizioni di incoscienza, di confusione e contro la sua volontà presso la casa di Cirimido dall'11 maggio fino al 13 maggio sera, quindi la tiene lì per 2 giorni interi. Dopo averla condotta lì la sera dell'11 maggio si reca dai genitori, a cui dice di aver ricevuto un SMS da Maria Rosa che le diceva che sarebbe passata a casa dopo la palestra per raccontare del famoso colloquio con la fantomatica avvocata Frigerio, e che in quei giorni Maria Rosa fosse viva lo sappiamo con certezza per via delle dichiarazioni dei vicini che raccontano di averla vista e di averla vista proprio in uno stato confusionale. Ad esempio, il 12 maggio una vicina della casa di Cirimido viene svegliata di soprassalto nel cuore della notte da un fortissimo e quando si affaccia alla finestra vede che un'auto si è schiantata contro un muro e quando la conducente esce dal veicolo si rende conto che è Maria Rosa. La vicina di casa allora si precipita ad aiutarla e nota che Maria Rosa è strana, sembra confusa, sembra rallentata nei riflessi e non riesce ad articolare bene le frasi, ma continua a ripetere una cosa, ripete "aspetto Stefania". La vicina, che sa dove si trova casa di Maria Rosa, lo chalet, la accompagna fino lì e la mette nel suo letto. Ma il giorno dopo, nel tardo pomeriggio, Maria Rosa viene vista vagare di nuovo nel cortile della casa di Cirimido con gli stessi vestiti del giorno prima. E ha un aspetto molto trasandato, ha i vestiti sporchi e lei non si regge in piedi e si accascia proprio al muro con il cuscino del suo letto ancora tra le mani, sempre sbiascicando e chiamando sempre il nome di Stefania. Stefania quindi probabilmente dallo chalet l'ha riportata lì, nella casa di Cirimido, dove l'aveva condotta l'11 maggio, anche perché a questo punto i genitori già sanno che è scomparsa, cioè già pensano che sia scappata con i soldi. Un'altra vicina di casa, o forse è sempre la stessa, questa cosa dagli atti non si capisce, comunque chiama i carabinieri e il 118 vedendo le condizioni in cui si trova Maria Rosa. In seguito a quella chiamata la stessa Stefania è ovviamente obbligata ad accompagnare la sorella all'ospedale e qui infatti all'ospedale viene ricoverata, cioè ricoverano Maria Rosa. Ma Stefania approfitta della sua debolezza convincendola a farsi dimettere, anche se c'è da dire che nelle interviste Stefania giura che sia stata in realtà Maria Rosa ad insistere per farsi dimettere, non viceversa. Fatto sta che Maria Rosa viene effettivamente dimessa e una volta arrivate a casa, sempre nella casa di Cirimido, le due iniziano una discussione. Stando alla versione di Stefania, Maria Rosa le punta il dito contro, le dice di aver capito tutto, di aver capito tutte le sue bugie e le chiede di smetterla, le chiede di farsi aiutare, le dice che parlerà lei con papà, che le spiegherà lei che l'avvocato Frigerio non esiste. Maria Rosa vorrebbe solo aiutare Stefania, ma lei viene presa da una furia cieca. Lei aveva passato la vita sentendosi derubata da sua sorella. Maria Rosa aveva sempre avuto tutto quello che lei non riusciva ad avere, il fisico, la vita, l'amore dei suoi genitori, e ora le stava rubando anche il suo mondo alternativo, quello che si era creata lei, il suo castello di bugie, glielo stava buttando giù, costringendola a guardare in faccia la realtà. E questo per Stefania è troppo. Lei vuole che Maria Rosa smetta di parlare all'istante e così le mette le mani al collo e inizia a stringere. E quando Maria Rosa crolla a terra senza sensi, Stefania prende una tanica di benzina, gliela versa addosso e
e le dà fuoco. Dopo 2 minuti però Stefania ha quello che lei stessa definisce come un momento di lucidità. Si rende conto di quello che ha fatto, tanto che prende dell'acqua e la versa su Maria Rosa nel tentativo di spegnere il fuoco. Ma subito dopo è come se l'altra Stefania, una Stefania cattiva, avesse ripreso il sopravvento per finire quello che aveva iniziato, coprendo il corpo ormai esamine di Maria Rosa con quel telo di plastica spesso e lasciandolo lì sotto. Pensate che andando via, Stefania dice persino ai vicini di casa di non chiamare il 118 se dovessero sentire puzza di bruciato, perché aveva solo dovuto bruciare della carta vecchia. Ok, quindi questa è la ricostruzione delle autorità, ma tornando alla storia, a questo punto della storia Stefania non sa che le autorità sanno, o perlomeno sospettano, e non sa che hanno messo l'intera famiglia Albertani sotto controllo, sotto intercettazione ambientale. E le autorità non sono le uniche a sospettare di lei, perché dopo il ritrovamento del corpo di Maria Rosa, anche i genitori si fanno via via più sospettosi nei suoi confronti, più pressanti, hanno 1000 domande, 1000 dubbi e pretendono da lei delle risposte, ma allo stesso tempo non riescono ad affrontare la situazione direttamente. Ma per Stefania questo è abbastanza per decidere di eliminare anche loro. Il 7 ottobre, sempre del 2009, Stefania e i genitori vanno insieme a Como per presentare una domanda ufficiale per poter ricevere una casa popolare. Dopo una sosta in un bar, sono fermi con l'auto in un parcheggio quando, ad un certo punto, i genitori, che sono seduti all'interno del veicolo, iniziano a sentire una fortissima puzza di bruciato e uscendo dal veicolo si accorgono che infilato nel tappo della benzina c'è uno straccio imbevuto di benzina e infuocato. Qualcuno letteralmente aveva tentato di far esplodere l'auto con loro dentro. Cerco di mettere uno straccio intriso di benzina nel serbatoio, sarei morta anch'io. Ora, i genitori sono sconvolti, ma allo stesso tempo sanno che l'unica persona nei pressi della macchina era Stefania. Non c'era nessun altro lì, quindi deve essere stata lei. Stefania però nega, dice che non è così, che magari qualcuno aveva fatto uno scherzo e per quanto assurdo possa sembrare, successivamente risalgono tutti in macchina insieme a Stefania e tornano a casa. Una volta lì, verso le 12:50, la madre affronta per la prima volta apertamente sua figlia Stefania e anche lei le punta il dito contro. La accusa di aver fatto del male a sua sorella, Maria Rosa. Stefania quindi viene colta dalla stessa furia cieca. E in quel momento ho provato quella stessa sensazione con Maria Rosa, cioè le mie mani e il mio cervello erano completamente distaccati, quindi sono corsa in camera, ho preso la prima cosa che ho trovato, che era una cintura, gliel'ho messa al collo, ho stretto finché mi sono sentita, non lo so, ho perso qualcosa in quel momento, ho lasciato andare la presa e prima di uscire di casa ho preso l'accendino e ho dato fuoco a un pezzo del suo grembiule. Ma c'è un colpo di scena, perché come vi ho detto prima, le autorità hanno messo sotto controllo tutta la famiglia Albertani e di conseguenza stanno ascoltando in diretta quello che sta succedendo. Infatti riescono ad intervenire immediatamente e a soccorrere la madre di Stefania, Alma, che in quel momento sta letteralmente bruciando viva. Alma si salva, riporta delle brutte ustioni e viene ricoverata all'ospedale mentre Stefania viene arrestata. Ma lei continua a negare sia di aver ucciso Maria Rosa che di aver tentato di uccidere sua madre. Ma quando Alma riprende conoscenza, ovviamente racconta tutto quello che era successo. A Stefania quindi non rimane che confessare il tentato omicidio e qualche tempo dopo confesserà anche l'omicidio della sorella. In attesa del processo si cerca di appurare la condizione mentale di Stefania e la sua capacità di intendere e di volere e la cosa interessante è che questo è
il primo caso in Europa che vede l'uso non solo della psichiatria tradizionale per valutare il profilo criminale, ma anche delle neuroscienze. Le neuroscienze sarebbero l'insieme delle discipline che studiano il sistema nervoso, cioè come è fatto, come funziona il cervello, il midollo spinale, le reti di neuroni nel corpo, quindi si vuole provare a capire se a livello proprio biologico e cerebrale ci siano delle anomalie o delle alterazioni che possano aver influenzato il comportamento di Stefania, in particolare la sua capacità di controllarsi, di prendere decisioni e di comprendere fino in fondo la gravità delle sue azioni. Quello che emerge è che Stefania ha agito senza avere il pieno controllo delle sue facoltà mentali. Secondo i periti, al momento del reato era in condizioni di parziale incapacità di intendere e di volere, e questo risulterebbe confermato sia da come si sono svolti i fatti, sia dalle motivazioni dietro le sue azioni, che non sempre seguono una logica coerente, oltre che dalle evidenze psichiatriche. La questione della capacità di Stefania di essere pienamente responsabile è stata sollevata inizialmente dai suoi difensori, che hanno chiesto una perizia di parte. Dopo 2 colloqui clinici nel gennaio del 2010, il consulente conclude che al momento dell'ultimo reato Stefania avrebbe agito sotto l'effetto di una condizione patologica, anche se non viene individuata una diagnosi precisa. La perizia d'ufficio invece rivela risultati diametricalmente opposti rispetto alla tesi difensiva. Gli esperti individuano in Stefania tratti di disturbo istrionico di personalità e disturbi dissociativi, ma secondo l'accusa questi non sarebbero tali da compromettere davvero la sua coscienza e il suo modo di pensare. E quindi, secondo loro, al momento dei fatti, Stefania deve essere considerata pienamente capace di intendere e di volere. Alcuni mesi più tardi, nel settembre del 2010, i difensori ottengono l'autorizzazione a proseguire e a completare gli accertamenti psichiatrici. Vengono quindi effettuati nuovi colloqui clinici, ulteriori test psicodiagnostici e anche altri esami neuropsicologici, e in seguito a questi esami si profila una terza ipotesi, una parziale incapacità di intendere e di volere di Stefania Albertani al momento della commissione dei fatti. Di fatto le valutazioni cliniche restituiscono il quadro di una persona caratterizzata da tratti di personalità dipendenti e schizoidi, indicativi di una marcata introversione, di una forte tendenza all'isolamento sociale e di significative difficoltà nelle relazioni interpersonali. A questi elementi si aggiungono aspetti borderline che si manifestano in oscillazioni nei bisogni emotivi e nelle modalità di risposta agli stimoli esterni, e il quadro psicologico risulta inoltre accompagnato da sintomatologia ansioso-depressiva, da una tendenza a proiettare all'esterno le responsabilità delle proprie azioni e a una lieve inclinazione a manipolare gli altri per il raggiungimento degli obiettivi personali. Vengono inoltre rilevati elevati livelli di impulsività e una ridotta capacità di controllo di fronte agli stimoli che generano ansia. Vengono individuati anche elementi di sintomatologia ossessiva-compulsiva, come vi ricordate gli episodi di shopping compulsivo, per esempio, circostanza confermata sia dai genitori sia dalla stessa Stefania. Inoltre si delinea una tendenza psicologica alla menzogna e alla possibile presenza di amnesia dissociativa, considerata un indicatore rilevante nell'ambito di un possibile disturbo dissociativo dell'identità. Spesso infatti Stefania ha parlato di sé come se fosse divisa in due, come se ci fossero due Stefania dentro di sé, quella buona e quella cattiva. Questo elemento ha portato a evidenziare una generale inclinazione a costruire narrazioni fantasiose in sostituzione della realtà. Si tratta infatti di un caso molto complesso da decifrare e durante le indagini vengono fuori altri episodi disturbanti nel passato di Stefania. Se notate, nei reati commessi da Stefania il fuoco sembra un elemento ricorrente. Ebbene, questa non era la prima volta che lei giocava col fuoco, perché quando aveva 9 anni, mentre era a casa di sua nonna, improvvisamente una tenda aveva preso fuoco
e nessuno aveva mai capito che cosa fosse successo, ma la verità è che era stata proprio lei ad appiccare quel fuoco. Ma non è finita qui. Si scopre che a luglio del 2009 Stefania ha tentato di togliersi la vita ingerendo una grande quantità di benzodiazepine, riuscendo però a salvarsi, e solo qualche giorno dopo ha fatto la stessa cosa ma a suo papà Luigi. Gli ha somministrato una grande quantità di farmaci, tant'è che Luigi era stato ricoverato presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna e dalle analisi appunto era stata riscontrata un'alta quantità di benzodiazepine. Stefania è quindi ufficialmente accusata di sequestro di persona, omicidio di Maria Rosa, soppressione e distruzione del cadavere, utilizzo indebito delle carte di credito di Maria Rosa, procurata incapacità di intendere e di volere del padre tramite somministrazione di medicinali che ne hanno determinato il ricovero ospedaliero, tentato omicidio dei genitori mediante il tentativo di far esplodere l'autovettura e tentato omicidio della madre attraverso strangolamento. La pubblica accusa chiede per lei l'ergastolo. Ma il 20 maggio del 2011 il GIP di Como, Luisa Logatto, condanna Stefania Albertani a 20 anni di reclusione preceduti da 3 anni di ospedale psichiatrico giudiziario. Lei nel frattempo era già in carcere dal 7 ottobre del 2009 in via cautelare e non le vengono concesse delle attenuanti generiche per via della gravità dei fatti e dell'intensità del dolo. Dalle analisi neuroscientifiche però viene confermata la presenza di 3 alleli sfavorevoli noti nella letteratura scientifica per essere associati a un maggiore rischio di comportamenti impulsivi, aggressivi e violenti. In pratica Stefania aveva una disfunzione del lobo frontale, una malformazione del lobo frontale, che è proprio quella parte del cervello che regola le azioni aggressive e il comportamento impulsivo, e per questo le viene riconosciuto un parziale vizio di mente, quindi una semi-infermità mentale. Ed è una coincidenza questa, ma abbiamo parlato di questo proprio nel caso della scorsa settimana, quello di Krista Pike. Lei aveva una malformazione del lobo frontale, ma nel suo caso non era stata presa in considerazione come attenuante nel processo, mentre invece in questo caso sì, cosa che io personalmente trovo giusta. La Corte d'Assise d'Appello di Brescia ha successivamente confermato la pena in secondo grado, sempre grazie alle perizie neuroscientifiche. 5 anni dopo l'omicidio di Maria Rosa, Stefania viene intervistata da Sua Maestà Franca Leosini a Storie Maledette e durante l'intervista ripercorre tutta la sua storia con una grande consapevolezza. Racconta di aver intrapreso un percorso di riabilitazione psicologica che l'ha resa appunto profondamente consapevole della gravità dei suoi gesti, ammette di aver ucciso sua sorella per invidia e poi spiega che appunto era come se ci fossero 2 Stefania. Ma era consapevole lei, ecco, quando lei confezionava queste bugie, No, non ero consapevole, nel senso che ero consapevole che mi servivano per stare in piedi. L'importante per me era mantenere integro quel castello di bugie che mi serviva a tenere staccati i 2 mondi. Quindi mi permetteva davanti agli altri di avere una normalità che era una normalità che poteva valere per tutti e mi permetteva di tenere preservato quello che era il mio mondo, quello della normalità, dove io non avevo più la percezione di niente, avevo perso completamente il controllo. Quindi lei credeva alle cose che diceva, credeva Sì. alle cose che raccontava. Sì, io ero talmente disconnessa che ci credevo, per me era il mio mondo. Nell'intervista con la Leosini comunque lei, colpevolizza un po' i suoi genitori che non si sono mai resi conto del suo malessere, che comunque era abbastanza palese, e colpevolizza anche tutte quelle persone che quando la vicenda è diventata pubblica hanno detto cose tipo «Ah, io lo sapevo che sarebbe successo», e dice proprio allora se lo sapevate perché non avete fatto niente per fermarmi, e aggiunge che secondo lei poteva essere fermata, anche se in realtà una persona che ha davvero cercato di fermarla e di aiutarla c'è stata, ed era Maria Rosa. Durante gli anni all'ospedale psichiatrico Stefania ha frequentato la facoltà di giurisprudenza e si è anche laureata, ha lavorato nel bar dell'ospedale e ha praticato molto sport, infatti ad oggi è visibilmente dimagrita.
Per quanto riguarda il rapporto con i suoi genitori, racconta che ad oggi non l'hanno abbandonata e anzi hanno finalmente imparato a conoscerla e a conoscere la vera Stefania e lei a conoscere loro, mentre invece ha raccontato anche che non ha mai recuperato il rapporto col fratello Silvano. Ad oggi si trova nel carcere di Bollate e sta continuando il suo percorso di psicoterapia, sta continuando a elaborare tutto quello che è accaduto, ricostruendo i pezzi e facendo i conti con il senso di colpa. Tanto tempo io l'ho vista come un ostacolo. Invece se vado indietro coi ricordi adesso io ricordo il suo sorriso. E sembra assurdo da dire a una persona a cui tu hai tolto la vita. Eppure mi è mancata il giorno della mia laurea. Mi è mancata quando papà stava male e non c'era nessuno delle due. Mi è mancata quando è andata via anche la mamma. Lei mi manca ogni giorno. E io adesso riesco a vedere il bello che di lei c'era. Ma riesco a vederlo adesso che è tardi e io questa cosa non la posso cambiare. Non posso. Se mi dicesse qualcuno oggi, dai la vita per ridarla a lei, lo farei a occhi chiusi. Lo farei a occhi chiusi. Queste, amici, sono tutte le informazioni che avevo sul caso di oggi. Fatemi sapere se lo conoscevate già, fatemi sapere che cosa ne pensate. Detto questo, io come sempre vi ringrazio per tutto il tempo che avete passato con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video.